Ciao amici! Ciao ragazzi! Oggi parleremo di come spedire un mezzo dall'Europa alle Americhe via nave. Vi daremo tutte le informazioni necessarie di cui avete bisogno. Sì, parleremo nel dettaglio dei metodi di spedizione, dei costi di spedizione, dei tempi di spedizione, di tutte le pratiche burocratiche di cui avrete bisogno e delle compagnie che operano in questo settore. Ed infine vi daremo anche qualche consiglio, ma soprattutto vi racconteremo la nostra esperienza personale. Ok, quindi cosa aspettiamo? Iniziamo! Prima di iniziare a parlare nel dettaglio di tutte le voci, di costi, di spese, di tempi, di pratiche burocratiche che ci sono dietro alla spedizione di un mezzo, vogliamo precisarvi che questo video è solo a titolo informativo e che noi vi stiamo mettendo a disposizione la nostra esperienza e le nostre informazioni che riguardano la spedizione effettuata un anno fa, nel 2020. Quindi, se volete qualcosa di ovviamente più preciso, mi raccomando, contattate le agenzie o informatevi meglio anche su internet, perché noi non siamo degli agenti o dei broker. Metodi di spedizione. Allora, quando parliamo di spedire un mezzo di qualsiasi tipo via nave dall'Europa in qualsiasi parte del mondo, abbiamo principalmente due tipi di spedizione. La prima è la spedizione tramite container e la seconda è tramite roll-on roll-off, o abbreviato RORO. Questi due tipi di spedizione sono le principali e adesso andiamo nel dettaglio a parlare di quali sono le caratteristiche e le differenze tra loro. La principale differenza tra questi due metodi di spedizione è il modo in cui viene caricato il mezzo. Nella spedizione RORO il mezzo viene caricato all'interno della nave come se fosse un traghetto, quindi noi dobbiamo lasciare le chiavi del nostro mezzo, in questo caso del nostro camper, alla compagnia navale e loro lo caricheranno e poi lo scaricheranno nel porto di destinazione. Al contrario, invece, nella spedizione tramite container, il mezzo, anche se non è funzionante, può essere caricato e viene inserito appunto all'interno di un container e poi chiuso, quindi non c'è il bisogno di lasciare le chiavi alla compagnia navale e quindi nessuno ha accesso all'interno del proprio mezzo. Questa è la differenza principale tra i due tipi di spedizione. Poi ovviamente ci sono altre differenze tra questi due metodi di spedizione, che riguardano principalmente i costi e i tempi di spedizione. Il metodo RORO è molto più vantaggioso rispetto al metodo container sotto questi due punti di vista: il prezzo e i tempi di spedizione. Infatti la spesa per lo stesso mezzo da un punto A a un punto B è molto, ma molto inferiore con il metodo RORO rispetto al container. Stessa cosa, i tempi di spedizione sono minori per la spedizione RORO rispetto alla spedizione tramite container. Quindi state immaginando che la spedizione RORO sia molto più vantaggiosa da tutti i punti di vista. Sì e no. Ovviamente, come tutte le cose, ci sono i pro e i contro. Qual è il contro della spedizione RORO? È che, come abbiamo appunto detto prima, in precedenza, noi siamo costretti nella spedizione RORO a lasciare le chiavi del nostro mezzo in mano alla compagnia navale. Questo che significa che per tutta la durata del viaggio, della traversata, ci saranno gli addetti ai lavori della compagnia navale che avranno accesso all'interno del vostro camper. E questo, per un discorso di sicurezza, è un tasto dolente e negativo di questo tipo di spedizione. Al contrario, la spedizione tramite container costa di più, impiega più tempo, ma sicuramente il tuo mezzo non viene guidato e nessuno ha accesso all'interno. Questo che significa? Significa che è molto più sicuro. Significa che voi potete spedire il vostro mezzo tranquillamente con tutti i beni personali all'interno, con qualsiasi cosa, perché ovviamente il container è chiuso. Ricordatevi che con il metodo RORO la compagnia navale non si assumerà alcuna responsabilità in caso di eventuali furti e danni al vostro mezzo. Questo però non è un problema per la maggior parte dei camper. Infatti molti camper sono dotati di stive e gavoni separati dall'abitacolo, quindi accessibili solo con chiavi separate, e questo vi darà la possibilità
di lasciare le vostre cose, la vostra attrezzatura in totale sicurezza, anche nel metodo di spedizione RoRo. Compagnie di spedizione e porti di partenza. Ci sono diverse compagnie di spedizione che operano dall'Europa alle Americhe. Oggi ve ne nomineremo solo alcune, le più conosciute, quelle che abbiamo contattato circa un anno fa per quanto riguarda la spedizione del nostro van. Le principali compagnie sono la Grimaldi, la Seabridge e la Ives UK. Tutte e tre spediscono dall'Europa alle Americhe e spediscono sia con il metodo RoRo che con il metodo container. L'unica differenza è da dove partono, da dove sono i porti di partenza. Ad esempio, la Grimaldi è l'unica compagnia che spedisce dall'Italia, principalmente dai porti di Savona, Livorno, Civitavecchia, Salerno e Gioia Tauro. Al contrario della Seabridge e della Ives UK, che spediscono dalla Germania, dal Belgio e dall'Inghilterra. Tutte e tre le compagnie spediscono nella costa est delle Americhe, Halifax per il Canada e New York e Baltimora per gli Stati Uniti. Costi di spedizione. I costi di spedizione variano in base a tanti fattori. Noi ovviamente parleremo della spedizione dall'Europa alle Americhe, in particolare al Canada, e vi diremo i prezzi medi di una spedizione con il metodo RoRo, perché come abbiamo visto in precedenza, il primo fattore che influenza sul costo di spedizione è il metodo di spedizione. Infatti, lo ripetiamo, il metodo container è un metodo di spedizione che costa di più rispetto al metodo RoRo. Prendiamo comunque in considerazione il metodo RoRo, che è quello che abbiamo utilizzato noi. Il prezzo di media per la spedizione dall'Europa all'America si aggira intorno ai 40 euro al metro cubo. Quindi è un prezzo che prende in considerazione le dimensioni del mezzo. Per farvi un'idea di prezzo, vi diremo quanto abbiamo speso noi per una spedizione da porto di Savona al porto di Halifax, Canada, con la compagnia Grimaldi. Abbiamo speso 1.400 euro per il nostro mezzo, che è lungo 6 metri, largo 2 metri e alto 2,70 m. Più il mezzo sarà piccolo, minori saranno le spese. Poi ci sono tutti quei costi che dovete tenere in considerazione, che riguardano le pratiche burocratiche sia nel porto di partenza ma soprattutto nel porto di arrivo. Ora che vi siete fatti un'idea del costo di spedizione, vogliamo dirvi che c'è un altro fattore che influisce moltissimo sul costo finale della spedizione, ed è un costo indiretto che però dovete considerare se state pensando di spedire un furgone dall'Europa all'America. Questo costo riguarda il trasporto del vostro mezzo, in questo caso camper, da casa vostra al porto di partenza. La maggior parte delle compagnie che infatti spediscono dall'Europa all'America operano nei porti del Belgio e della Germania. Questo che significa? Significa che voi dovrete trasportare, guidare il vostro mezzo da casa vostra al porto di partenza in Belgio o in Germania. Quindi dovrete spendere tanti soldi per il carburante e eventuali pedaggi. Quindi mi raccomando, tenete anche in considerazione questo costo, che è un costo indiretto ma che comunque farà parte nel conto finale del costo totale della spedizione. Tempi di spedizione. I tempi di spedizione medi per una spedizione navale dall'Europa all'America sono in genere intorno ai 15-20 giorni. Ci sono tanti fattori però che influenzano il tempo di spedizione, che potrebbe essere maggiore o minore. Il primo fattore che influenza i tempi di spedizione è la compagnia che si sceglie e il porto di partenza. Infatti, se scegliamo una compagnia che opera per esempio in Italia, è molto più probabile che la spedizione impiegherà più tempo. Questo perché? Perché la nave dovrà fare scalo in diversi porti. Al contrario, invece, se dovessimo spedire il mezzo dal Belgio, dalla Germania o ancora meglio dall'Inghilterra, la traversata sarebbe quasi diretta. Quindi ci sarebbero meno scali nei porti e di conseguenza il tempo di spedizione sarebbe di gran lunga inferiore. Un altro fattore che influenza sono le condizioni climatiche e le condizioni dell'oceano, perché le navi tenderanno a ritardare in caso di maltempo, ad aspettare appunto nei porti di carico. Quindi ricordatevi
che la data di arrivo del vostro mezzo sarà sempre flessibile e anche la data di partenza potrebbe variare di qualche giorno, potrebbe essere anticipata o posticipata, sempre a causa appunto delle condizioni meteorologiche e le condizioni dell'oceano. I tempi di spedizione inoltre potrebbero allungarsi se ci dovessero essere problemi o comunque ritardi nei porti di carico e scarico delle merci. Se state pensando comunque di spedire il vostro mezzo in America, tenete presente che proprio perché la data di partenza potrebbe variare, avete la possibilità di portare il vostro mezzo anticipatamente nel porto di partenza. Generalmente dipende dalle compagnie, ma nel nostro caso la Grimaldi ci ha dato 5 giorni di anticipo per portare il furgone e lasciarlo nel porto gratuitamente. Questo vi farà evitare problemi nel caso la nave dovesse partire un giorno anticipatamente o dovesse ritardare. Inoltre, non preoccupatevi per le spedizioni perché ce ne sono tante, ce ne sono diverse al mese, quindi non avrete nessun problema a trovare la spedizione nei giorni che preferite. Documenti necessari. Ed ora passiamo alla parte burocratica, ovvero tutti quei documenti necessari per spedire il vostro mezzo. Stiamo parlando di una spedizione dall'Europa al Canada, quindi mi raccomando, anche magari per chi volesse spedire negli Stati Uniti, magari la documentazione potrebbe essere diversa. Stiamo parlando di un permesso temporaneo del vostro mezzo. Dopo esservi messi in contatto con il vostro agente, dovrete presentargli i seguenti documenti: il libretto del vostro mezzo, il certificato di proprietà, la fattura di vendita, nome, cognome, indirizzo di residenza e il vostro codice fiscale, una descrizione di merce valorizzata. Cosa vuol dire? Dovrete compilare un foglio e indicare tutto quello che avete all'interno del vostro mezzo, ovviamente su per giù. Tutto ciò che voi inserirete in questo foglio dovrete dargli un valore. Questo serve semplicemente a fini doganali. Dopo aver compilato questa descrizione di merce valorizzata, il vostro broker vorrà avere un nome e cognome di chi andrà a consegnare il mezzo al porto e di chi andrà a ritirarlo successivamente al porto di arrivo. Dopo aver presentato tutti questi documenti al vostro broker o al vostro agente, siete pronti di andare al porto di partenza e quindi spedire il vostro mezzo. Bene, dovete presentare semplicemente la copia del contratto che avete stipulato con il vostro broker, che vi manderà via email, quindi molto semplice, stampate e vi presentate al porto. Una volta consegnato il vostro mezzo al personale del porto, è il momento che voi riceverete le fatture di pagamento. Allora, queste fatture saranno divise in 3. Una fattura riguarda le competenze del nolo, la seconda fattura riguarda le competenze della documentazione, la terza fattura riguarda le competenze operazioni portuali. Dopodiché voi dovete pagarle il prima possibile. Una volta pagate queste 3 fatture, il vostro mezzo verrà inserito nella nave cargo che avete scelto e il vostro agente vi darà la conferma che il vostro mezzo verrà spedito. Una volta imbarcato il vostro mezzo finalmente, potrete seguire la navigazione della vostra nave cargo attraverso il sito internet che il vostro agente vi manderà attraverso email, quindi potete seguire esattamente in tutti i porti in cui si ferma la vostra nave, dove farà gli stop, per quanto tempo e anche magari il giorno d'arrivo, quindi potete vedere esattamente quando la nostra nave cargo, quando il vostro mezzo arriverà al porto d'arrivo. Una volta che il vostro camper, il vostro van è arrivato al porto d'arrivo, voi riceverete per email un foglio chiamato Bill of Lading. Con questo foglio voi dovrete stamparlo e presentarlo alla polizia doganale, che nel nostro caso, quindi nel nostro caso in Halifax, non era sul porto ma era dislocato in una struttura a parte. La polizia doganale vi rilascia il loro timbro e con questo timbro voi finalmente potrete andare a ritirare il vostro mezzo. Allo stesso tempo riceverete per email un'altra fattura, ovvero lo sdoganamento. Questa fattura noi ricevuta abbiamo pagato esattamente $47,35 canadesi, circa 30 euro. Pagato lo sdoganamento, stampato il vostro bill of lading,
riceverete per email un altro foglio chiamato Telex Release. Con questi 3 fogli voi dovete semplicemente andare al porto d'arrivo, presentarli al personale del porto, vi faranno sicuramente qualche domanda oppure vi diranno di controllare il vostro mezzo all'arrivo se tutto va bene. Detto ciò, firmerete qualche foglio e in quel momento vi rilasceranno l'ultimo foglio. Grazie a questo foglio potete liberamente circolare nel paese e avete ottenuto il vostro permesso temporaneo. Esperienza personale. Adesso vi racconteremo cosa ci è successo un anno fa, nel 2020, durante la nostra spedizione. Abbiamo spedito il nostro furgone con la compagnia Grimaldi dal porto di Savona, Italia, a quello del Canada, Halifax. Vi racconteremo la nostra esperienza perché così vi fate un'idea sulla compagnia e magari potete evitare di commettere gli stessi errori che abbiamo commesso noi. Ebbene sì, perché fin dal primo giorno, quando ci siamo messi in contatto con gli agenti della compagnia Grimaldi, non c'è mai stata trasparenza e non sono mai stati chiari con noi. Sì, è mancata quella serietà che uno si aspetterebbe da una compagnia navale. Non c'è mai stato dal primo giorno la serietà da parte loro di dirci, di metterci nero su bianco tutti i documenti di cui avevamo bisogno. Sembrava che a loro non importasse e sembrava che dovessimo essere noi ogni volta a chiedergli quello di cui avevamo bisogno. Quindi questo è stato il primo grande problema con la Grimaldi, un problema di comunicazione e in parte anche colpa nostra perché già quando abbiamo visto che c'era questo problema avremmo magari dovuto orientarci su altre compagnie, però diciamo abbiamo sbagliato a fidarci troppo ed i problemi purtroppo non sono finiti lì. Quando abbiamo spedito il furgone, infatti, seguivamo la spedizione della nave attraverso dei siti internet e abbiamo notato che la nave che trasportava il nostro furgone stava andando in direzione New York invece che Halifax, quando in realtà la prima rotta, la prima tappa sarebbe dovuta essere il nostro porto appunto di Halifax. Noi successivamente abbiamo subito contattato l'agente della Grimaldi per chiedere delle informazioni. All'inizio hanno temporeggiato, non sapevano risponderci, fino a quando ci hanno risposto che la nave aveva cambiato rotta. Sì, era stata cancellata la destinazione Halifax e tutto questo a nostra insaputa. Noi ce ne siamo accorti solo ed esclusivamente grazie a questo sito internet. Ci hanno informato che il nostro furgone sarebbe stato scaricato nel porto di New York, caricato il prima possibile in un'altra nave che poi arrivava ad Halifax. Tutto questo ha portato a ben 10 giorni di ritardo. Il nostro furgone è arrivato dopo un mese di spedizione, quando di media ci vogliono 15-20 giorni. E questo ha avuto un impatto economico sulla nostra esperienza, perché noi siamo dovuti stare 10 giorni in più in un hotel ad Halifax a spese nostre. I problemi però non finivano lì. Quando finalmente, dopo un mese, il nostro furgone è arrivato in porto, siamo andati a ritirarlo, abbiamo notato, ci siamo accorti che molte delle cose all'interno del camper erano state rubate. Non solo, c'era stata addirittura forzata la portiera laterale. Ora, noi eravamo a conoscenza dei problemi del metodo di spedizione RoRo, sapevamo che ci sarebbero potuti essere degli eventuali furti, abbiamo cercato di lasciare meno cose possibili all'interno. È ovvio che però quando parli di un camper ci sono quegli oggetti che non possono mancare, sono indispensabili e che devi lasciare all'interno per ovvi motivi, come tutta l'attrezzatura da campeggio, posate, prese elettriche, tubi per ricaricare l'acqua, catene del furgone, eventuali corde, insomma tutte quelle cose che ovviamente si devono lasciare perché sono indispensabili all'interno di un camper e molte delle quali purtroppo ci sono state rubate. Inoltre ci hanno forzato la portiera, questo perché il nostro van, se non si lasciano le chiavi inserite, dopo un minuto si chiude automaticamente. Noi, sapendo di questa caratteristica, avevamo informato la compagnia per evitare che succedesse qualcosa di spiacevole. Le avevamo informati per più volte.
sia tramite email che di persona, ma a quanto pare nessuno ci ha ascoltato. E quello che probabilmente è successo è che hanno lasciato le chiavi sopra il sedile, il furgone si è chiuso e quindi quando dovevano scaricare il mezzo si sono trovati con un mezzo chiuso, l'hanno dovuto forzare per riaprirlo. E noi ce ne siamo accorti una volta che abbiamo iniziato a guidare, perché sentivamo che la portiera batteva e vibrava e faceva un rumore strano. Quindi tutto questo chiude il racconto della nostra pessima esperienza con la Grimaldi. Abbiamo contattato la compagnia più volte, loro non si sono assunti la responsabilità né dei furti né del danno, ovviamente. E quindi ecco, questa è stata la nostra negativissima esperienza con la Grimaldi. Ve la sconsigliamo e speriamo che il nostro racconto vi possa essere d'aiuto per non commettere gli errori che abbiamo commesso noi e per evitare determinate compagnie. Consigli. Allora, il primo consiglio è di provare a contattare più compagnie prima di focalizzarvi solo su una sola, ma soprattutto di contattare più agenti, più broker della stessa compagnia, perché vi capiterà sicuramente che tra i diversi broker, tra diversi agenti, vi faranno un prezzo differente, magari per la stessa identica spedizione che andrete a proporre. Quindi mi raccomando, contattate più compagnie e diversi agenti della stessa identica compagnia. Consiglio numero 2. Una volta che avete scelto la vostra compagnia, mi raccomando, fatevi mettere nero su bianco tutti i documenti necessari che la compagnia ha bisogno, sia prima della partenza sia all'arrivo, per evitare appunto spiacevoli inconvenienti. Terzo consiglio, preparatevi un piano di viaggio. Una volta che andrete dalla polizia doganale per farvi timbrare il vostro bill of lading, vi chiederanno sicuramente qual è il vostro piano di viaggio ed è in quel momento che voi dovrete essere più che convincenti e dirgli tutta la verità, ovvero che voi volete viaggiare il paese, volete visitarlo, ma che volete anche lasciarlo. Questa è la cosa che loro si vorranno sentire dire. L'importante è che voi non stiate nel loro paese in modo illegale. Questa è la loro essenziale preoccupazione. Quindi se avrete un piano di viaggio e saprete essere convincenti, sicuramente andrà tutto bene. Consiglio numero 4. Mi raccomando, quando spedite il vostro mezzo, assicuratevi che sia perfettamente pulito, perché all'arrivo dal porto verranno effettuati dei controlli e soprattutto in Canada sono molto esigenti su questo, quindi mi raccomando, pulite benissimo il vostro mezzo. Poi una cosa che ovviamente vogliamo ricordarvi è che non dovete trasportare né cibo e né piante, ma soprattutto se volete trasportare la vostra bombola del gas, mi raccomando che sia vuota o magari se preferite la potete comprare in loco, oppure se avete dei serbatoi di qualsiasi tipo, mi raccomando vuoti e puliti. Consiglio numero 5. Se volete spedire il vostro mezzo con il metodo RoRo, mi raccomando, non lasciateci all'interno niente di valore. Se invece volete lasciarci qualcosa, ma ovviamente volete essere sicuri, stipulate un'assicurazione marittima. Questa vi coprirà, in base all'assicurazione che andrete a stipulare, vi coprirà sui eventuali furti o smarrimenti su qualsiasi oggetto che lascerete nel vostro mezzo. Sesto e ultimo consiglio, ma non meno importante ovviamente, assicuratevi di trovare un posto per dormire, quindi che sia da un amico, che sia in un albergo, che sia in un B&B, che vi dà la possibilità di prolungare la permanenza, perché magari può capitare che la vostra nave cargo non arrivi puntualmente al giorno stabilito, ma possono esserci ritardi e quindi non rimarrete in mezzo ad una strada, ma avrete comunque un posto dove poter dormire. Siamo arrivati alla fine del video, speriamo che vi sia piaciuto e che vi abbia dato tutte le informazioni di cui avevate bisogno. Se avete ancora qualche dubbio, mi raccomando, scrivetecelo nei commenti, vi risponderemo appena possiamo. E per chi non l'avesse fatto, iscrivetevi al canale così da non perdere i nostri prossimi video. Alla prossima, ciao!